Ciao Monica, siamo qui con Luna e per Luna. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi e come la vedi. Allora, mi presenta lei stessa da bambina, non proprio piccola, intorno diciamo ai 10 anni. È come se fosse a un Luna Park piuttosto che a una fiera di paese, tipo sta mangiando lo zucchero filato e accanto a lei c'è una presenza adulta, maschile, e è come se lei fosse legata a questa presenza da un sottile disagio, imbarazzo e dubbio, perplessità. Ti dà l'autorizzazione? Sì, con questi occhi confusi, tristi e confusi. Seconda sessione di Luna. Vediamo quanto vibra. 13 miliardi, Consapevolezza. 142, Anima. 41, Vite. 1515. 15-15. Cervello. 9.2.3. Allora, una buona vibrazione, ma non da capogiro. Ottima capacità medianiche. Bassa connessione media connessione con la propria anima. Consapevolezza medio-alta, medio-buona. La vita più importante, Monica, di Luna. Quella che spiega tutto. E questa attuale. La seconda vita più importante. Tipo lei ballerina che aveva deciso di abbandonare completamente i rapporti con la famiglia e aveva iniziato a viaggiare per questa sua attività. C'è un senso di riscatto profondo, però allo stesso tempo anche molto senso di solitudine. Ma in questa solitudine lei ha iniziato a comprendere tante cose riguardo a chi è, a prescindere da chi proviene. Solo che essendo che lei aveva totalmente interrotto i legami con la famiglia d'origine, alcune cose non era riuscita a comprenderle fino in fondo. E questa attuale vita è come se l'aiutasse ad aggiungere un pezzo rispetto a questa comprensione. Un'altra vita importante. Con tanti figli, è una donna molto prolifica, ne vedo tipo una decina, non so neanche dirti se sono tutti suoi, molto generosa come donna, Accogliente. accogliente, sì. La vita da uomo. Devo andare un po' indietro, perché ne ha fatte un po' da donna ultimamente. Da uomo qui vedo molto dura, sta zappando, una terra molto arida, molto faticosa qui. E vedo che beveva, perché era un po' l'unica soddisfazione, distrazione, evasione. Un'altra ancora da uomo. Molto severo qua, tipo un direttore di scuola, una scuola sì, ragazzini, medie, tipo come se fosse scuole medie, molto molto esigente e severo. Monica, il paese
così si può dire, riferendoci ai paesi di oggi, in cui ha avuto più vite Luna? Mi vengono i paesi nordici. In generale ad est ne ha avute parecchie. Ad est? Sì, cioè ci spostiamo ad est, almeno per come noi conosciamo la cartina geografica, ci spostiamo ad est e vedo proprio il nord, anche Europa, quindi la Scandinavia, ne ha avute un po' lì. Domanda alla PS di Luna. Considerando che tutte le PS vogliono fare delle esperienze, da queste esperienze imparano delle cose e poi queste cose le portano a disposizione di tutti, che traggono una lezione e magari vengono attratte dal desiderio di sperimentare direttamente loro, anche loro, quell'esperienza. Nel caso di Luna, qual è l'obiettivo di questa vita? Allora, mi fa vedere proprio che si mette davanti ad uno specchio ed è come se lei scegliesse di conoscere se stessa attraverso il mondo degli adulti eh, che l'hanno generata e cresciuta. Pur nel dolore, questo per lei le dà lezioni e insegnamenti molto profondi per arrivare a comprendere davvero la sua essenza divina. Nome del suo progetto. Barba blu. Che era quello di Pinocchio? No, Mangiafuoco quello. Barba Blu, vabbè, Eh, l'orco. sì, cioè in questo caso cioè, non è esattamente così nella sua vita, però proprio ad indicare un uomo che può sembrare ehm, come aspetto e come modalità gentile, L'amico buono, dei bambini. e poi però nascondere, e infatti lui nascondeva le mogli uccise, no, sotto le cantine, può nascondere sotto dei segreti molto oscuri. E quindi lei in generale ha fatto una vita così, come su due piani. Nome della PS. Saponetta, Della PE. cavallo. Mi fa Vabbè, vedere proprio che cavalca le praterie libere. PE è classico. Saponetta perché? Questa necessità di ripulire fino in fondo e la propria vita e se stessa e fare pulizia nel senso rendere tutto più chiaro e togliere tutta la sporcizia che si è accumulata nel corso di questi anni. Va bene, l'altra sessione non c'eri tu, hai sentito soltanto accennato quel tizio a cui si era legata Luna, che era diciamo fonte di grande interferenza. Praticamente ha bloccato la registrazione, saranno due video, scusate. Dicevamo, scusate, errore mio. Abbiamo visto la volta scorsa questo ragazzo a cui Luna si era legata. Adesso uno ignora l'altra, l'altra ignora il primo, da che erano molto presi. Causa esoterica, Monica. È l'inizio della sua pulizia. Lei aveva già iniziato, infatti subito dopo la sessione, a fare questa pulizia, perché la sua PS reclama questo bisogno di pulizia. E pertanto è stata lo strato, perché lei giustamente non riesce a partire in profondità nel far pulizia, no? Parte dalla superficie. Mhm. Ed è stato quindi più semplice partire da lui. E quindi sicuramente è stato un alleggerimento per lei questo,
Mhm. un ripulire un pochettino le cose. Infatti è come se lei si sentisse anche più padrona di se stessa, perché prima era un po' anche come soggiogata, no? Paralizzata da lui, completamente che pendeva dalle sue labbra, ecco, estasiata, così, incantata. Mhm. È Quindi ha vero. iniziato a far pulizia in questa maniera, però vedo che ha preso da lui ciò che doveva prendere. Cioè non è stata una pulizia come dire mi disfo completamente di questo. È come se avesse mantenuto quell'aspetto di creatività, di fantasia, di capacità di generare e di rigenerare, perché lui questa roba ce l'ha. Cinema. Tutte le amiche di Luna. Vere amiche io ne vedo due. Altri non lo so se sono proprio così profondamente legate a lei. Ci sono, ma non so se hanno la capacità di sostenerla. Hai capito? Anche come consapevolezza. Lei è una ragazza giovane ed è molto più avanti di loro. Il padre adottivo. È in ultima fila. Dall'altra parte, cioè le amiche sono sulla parte destra delle sedute, sulla parte sinistra, all'ultima fila, c'è il padre adottivo. Dove non si vede bene, dove è Esattamente. buio. Luna, scusami, papà e mamma biologici sono vivi? Non mi ricordo più. Tutte e due sì, chiamiamoli. Anche mamma adottiva viva, però un po' in un istituto mi sembra, no? O allontanata, non ricordo. Però è viva. Chiamiamo tutti e quattro i genitori, due biologici e due adottivi. Allora, il padre adottivo l'abbiamo visto. Allora, il padre adottivo è sempre nella parte, scusami, il padre adottivo l'abbiamo detto, no? È Eh, nella fila, diciamo così, a sinistra, l'ultima. mm, Il padre biologico è sulla stessa fila del padre adottivo, però nella seduta opposta. mhm. La madre biologica invece è sempre in questa parte qua di sinistra, in prima fila. E la madre biologica e la madre adottiva? Nella parte destra, tipo terza fila, seconda, terza fila. La destra è quella degli adottivi, quindi. Cioè si sono divisi per zone o ho capito male? Non proprio, perché comunque il padre sta a sinistra, il padre adottivo. La madre adottiva sta a destra. E i biologici sono entrambi a sinistra. Perché comunque effettivamente non si sentono più così. Cioè io per assurdo, quella che vedo più interessata è la madre adottiva. Per se stessa, immagino. Per se stessa. Mm, è perché ci sono state proprio dei grandi fraintendimenti, delle cose che sono degenerate e che lei non è riuscita a spiegare. Capito. Ha perso il controllo di tutto. Mm. Ma Luna, tu hai tutto, vero? Io vado a fondo. Scura, vuoi? E allora andiamo, tanto questo è un gioco. Ce ne freghiamo. Vai Monica, vai a quel giorno.
quando Luna è una bambina e suo padre adottivo, puntini puntini, vai lì. Allora, è stato un crescendo, è stato sempre un atteggiamento di affetto, di dolcezza, di premura, di attenzioni, sempre questo, però con ambiguità, in cui si mescolavano l'affettuosità paterna all'erotismo, non riuscendo a stabilire con chiarezza che cosa stesse avvenendo. Io non vedo che c'è mai stato un momento in cui ehm, Luna si sia sentita violata, perché è sempre stato tutto quanto molto confuso e tra le righe, molto sotterraneo, dove appunto quello che mi arriva è una sua sensazione, un suo vissuto di grande confusione, perché da un lato sente proprio questo legame con un uomo che finalmente si prende cura di lei, ma dall'altro sente questo senso di disagio, che c'è qualcosa che non va, che non quadra. Ma Ma, d'altronde lei in questa vita non ha modo di confrontarlo con altre esperienze positive, costruttive con gli adulti. ma lei l'ha sentito animicamente? A tutti i livelli. Quello che è un disagio che lei riporta come le raga di Anali, Mm. adesso poi bisogna anche andare troppo magari Vabbè, è nella un sfera effetto intima. fisico, Sì, riflesso fisico che l'anima somatizza, se vogliamo, sì, per dire guarda che c'è stato un desiderio. sì. Cioè, quello che voglio capire è, per capire io, per capire Luna, per capire tu. Ehm, Siamo in un videogioco, abbiamo un corpo, dentro c'è un'anima. L'anima sa già tutto, ma fa finta che, no? E quindi siamo proprio così, siamo su un set, siamo su un palcoscenico che facciamo la recita. Quindi da un punto di vista mentale, la bambina Luna e il papà le dà un bacetto in più, non, non credo mette la manina sulla gambina per sostenere e ha un pensiero, come dire, che bella bambina, che bella gambina. Mm? Però, cioè, questa è una domanda. Sono successe cose di questo tipo. E Sono dei pensieri, non detti. Eh, sono dei cioè, non detti perché è un agire molto sottile. per Quindi dire, è prenderla in braccio e alzare la mano verso, hai capito, far andare la mano più su, mm, piuttosto che prenderla in braccio e portarla più a contatto intimo con se stesso. mhm. Però come dire, a livello di ricordi, Luna non ricorda nulla, ma in termini animici, in quel momento l'anima della bambina Luna registra il dato e lo somatizza adesso da adulta con le ragadi, con l'aria da vittima Ma che lei, ispira. lui la lavava, andava in bagno insieme, queste cose qui, tipo. Sì, sì, sì. Sì, infatti era no, lì che la madre adottiva lo rimproverava, giusto? Gli diceva, no, vabbè, però durante i litigi, magari ricordando, Magnetto devi sempre fare tu, la bambina. Mm. Cose così, ok. Vabbè. Quindi, Lei però, sai che cosa, Luna? Cioè,
Oh mamma mia. Posso parlare delle entità mentali così capiamo un Sì, po' andiamo di meglio entità questa mentali, cosa, infatti va? stavo pensando alle entità mentali, poi. No, Esatto, vai. sono veramente in difficoltà. Allora, dunque, eh, mm, io ne vedo tre. Quella centrale è cortocircuito. Mi fa vedere questa corrente elettrica molto forte, quindi ti dico come se fosse un trauma, e a causa proprio di questa corrente elettrica vengono prodotti, sai, dei danni, degli incendi. Da questa principale entità mentale cortocircuito sono legati, proprio come se fosse un circuito elettrico, l'entità mentale provvisorietà, che le fa vivere e percepire le situazioni spesso come transitorie, come passeggere, che non dureranno, che non Mm. metteranno radici nella sua vita, saranno solo di passaggio, non le rimarrà un granché. L'altra entità mentale è infermiera e vedo proprio lei che è come se avesse dentro di sé il bisogno di salvare, perché in realtà salvando questo qualcuno che in passato è stato il suo ex fidanzato, attualmente è tuttora il padre adottivo, lei salvasse se stessa. Mhm. Quindi salvarne che può essere la reputazione, salvare il ricordo, salvare complessivamente l'immagine, no, della persona. Poco fa Luna, tu non lo puoi sapere, ma è proprio scritto, spesso faccio il sogno che entrano delle persone in casa, se la prendono con mio padre adottivo, lo picchiano, lo vogliono portare via e io lo difendo, tale quale. E Sì. io mi pongo di fronte a loro, a barriera, proteggo mio padre. Solo velocemente, non è così importante i livelli. Il più importante è questo cortocircuito, perché nasce da qua. Io Tipo? direi 5 questo, 6, Mhm. dipende poi. E adesso lei è più tranquilla, quindi me lo dà 5. Lei in questo momento la sento molto forte che si sta fidando molto, quindi è 5. Mhm. Gli altri due sono Mm. più o meno 4. Ci sono delle eteriche? Mm-mm. Ti devo dire che quella che subito attrae la mia attenzione appartiene al secondo universo ed è il pagliaccio It, Mm. che proprio sei legato molto all'infanzia, che è una sorta di soggetto che da un lato sembra divertire i bambini, dall'altro fa paura. Questa ambiguità qui, Mhm. questa doppia valenza. Sì, beh, un pagliaccio nell'archetipo proposto dalla cultura degli ultimi anni è proprio quello, praticamente è il pedo, no? Mm, Attiro sì, il bambino, però sono mostruoso. sì. Cultura anglosassone, che bello. Va bene, causa esoterica del fatto che, sebbene le cose siano molto cambiate, sono tornate tre entità mentali ed è tornata qualcosa di eterico. Hai detto tu bene, c'era tanto da scrostare. Quindi in una sola sessione fare una pulizia completa e profonda, cioè non era possibile, Ovvero, anche se ho viene avuto fatta, tanti ma risultati. mantenerla, esatto. Allora, viene fatto tutto il possibile, ok? È come se alcune cose fossero proprio nei recessi più profondi. È come se fosse un intasamento di un lavandino Mhm. e lei è riuscita a stasare la prima parte, no? E per cui l'acqua ha iniziato a scorrere tranquillamente, ma la parte più profonda dell'intasamento, cioè non si può raggiungere subito. Mhm. E quindi la sensazione che l'acqua scorra, perché in effetti è così,
Però poi arriva un punto in cui l'acqua arriva lì, dove c'è l'intasamento più profondo e di nuovo c'è il blocco. Io credo che l'intasamento più profondo si tolga con una seconda sessione, con un'ulteriore pulizia, con una comprensione, consapevolezza, bla bla, e con la azione. Certo, certamente. Perché il videogioco, la realtà, è azione. È il mezzo attraverso cui si sbloccano tutti gli altri piani. Sì. E anche se in parte, argomento lavoro, Luna lo sta implementando, quindi il suo vecchio lavoro non direi neanche quale, tutto nell'ambito ambiguo, diciamo, dello spettacolo, Sì. l'ha già un po' accantonato. E il nuovo lavoro? Infatti lei adesso si trova come in una terra di mezzo. Cioè la prima sessione è stata talmente importante da dare una prima grossa sgrassata. Però, vedi, ha dato questa prima sgrassata, però poi è rimasta così un po' sospesa, perché si deve ricollocare. Allora, quello che io vedo, a parte che lei è molto intelligente e apprende molto velocemente, quindi il fatto che lei voglia recuperare una certa lingua con cui lei ha familiarità è Mhm, importante che lo faccia e vedo che sarà anche un processo molto rapido, ma che scelga una donna per fare questo. Ok, mhm, come mhm, insegnante che le aiuta a recuperare la dimestichezza con la lingua. mhm. Ehm, Vedo anche che tra l'altro lei cambiando frequenza, allora dunque, nella frequenza in cui adesso ancora tende a attirare verso di sé persone che in qualche modo magari le vogliono anche fare, no, dei favori, vogliono rendersi disponibili, ma c'è sempre questo secondo fine. Se invece lei ora riesce a ripulire e a cambiare la frequenza, continuerà questa modalità di persone che vogliono aiutarla, ma questa volta sarà un aiuto disinteressato. E quindi io dico che lei è importante che si concentri su questo recupero qui della lingua, ma anche che cambi un pochino aria, casa. Perché? Per- Perché è quello che l'aiuterà proprio a dare una fortissima accelerata di trasformazione. Perché finché lei rimane nella casa in cui ci sono questi dubbi, Persone, ricordi? Mm. inganni, anche manipolazioni, perché c'è una forte manipolazione, e, non riesce veramente a sbloccare la sua vita. Va bene anche se viene ospitata temporaneamente, tanto poi le cose accadranno molto velocemente, più di quanto lei crede. Diamo delle velocità tipiche delle automobili. Adesso, a che velocità vive Luna? A che velocità potrebbe vivere se si fosse trasferita nella città di cui ci parlava prima da un mese? E a che velocità invece potenzialmente può andare? Tre Allora, velocità. non ci sono limiti di velocità, no? Qua, adesso Mhm, in questo riferimento. Attualmente lei sta andando tipo a una velocità che va tra i 40 e i 60 all'ora. mhm. E poi l'altra aspetta è se cambia. Si è trasferita da un mese ed è già assestata, ma solo un mese. Allora, è già passato un mese e era già raddoppiata, è già diventata 120. Mhm. Mm, Dopo 2 anni. 300. Ok, quindi lei va a 40, 50 all'ora, può andare a 300 all'ora. Adesso Assolutamente. un motorino può andare come una Ferrari testa rossa. Sono un po' indietro sulle Ferrari, non mi ricordo più niente. Comunque, ma forse anche una Lamborghini, direi. Questa metafora interessa solo a me, non a voi due, però va bene lo stesso. Sai che non ne so niente di materia. Vabbè, anche a Luna forse non dice molto. Però 50-300 ci siamo, no? Mm. Ok.
Vediamo velocemente la pulizia dell'aura fatta in passato, non penso sia così importante, ma vediamola lo stesso. Ma allora dunque, è sempre un po' all'insegna dell'ambiguità che lei negli ultimi anni ha vissuto, perché c'è un qualcosa di buono da salvare, però poi le rimane sempre questo senso di disagio, perché è come se perpetrasse continuamente questa modalità di vissuto, che alla fine è un modo per la sua anima di scuoterla e di dire: vedi che ti accorgi che c'è qualcosa che non va? Poi grandi problemi in sé per sé non ha portato. Era proprio questo il senso, di risvegliarla e dire: tu hai le capacità per accorgerti che qualcosa non fila per il verso giusto, ascoltati profondamente e C'erano? agisci in base a questo. E c'erano, scusami? Quanta entità? No, no, Quante ce n'erano? ma 4 io ne vedo. E le ha viste questa persona? Ha solo tirato. Ogni persona dice 50 entità. E io penso che lei abbia visto e ovviamente ha gonfiato molto. Forse era un lui, vero? Mm, Era un uomo. Le ha viste ma le ha gonfiate. Sì, perché comunque è una modalità che tiene, ehm, insomma, è un po' un doppio gioco anche questo, hai capito? Voler Mhm, far sembrare di pulire la persona e di alzarle le vibrazioni, però allo stesso tempo, non so, terrorizzare anche un po', far sentire che non è completato il lavoro, che non lo so. mhm. Così torna, così, ma sai, siamo immersi in questa Eh sì, situazione, bisogna farci un lavoro. Questo uomo viene nel cinema? no, no, no. Vabbè. Causa esoterica dell'insistenza su certe pratiche da parte dei ragazzi che frequenta praticamente quasi tutti. Lei emana questa energia di potenziale assoggettamento, come se le persone sentissero che si possono permettere di andare oltre, Mhm, sempre appunto però in maniera non di violenza, di costrizione, cioè capito? Quindi non è che la legano, la obbligano fortemente. Chiaramente adesso siamo in un mondo di adulti per cui è un attimino più esplicito, no, il gesto. Però è sempre giocare su quella, cosa dove lei vuole e non vuole. No, tu non vuoi, ma sì che in realtà vuoi. E mhm, poi comunque, hai il desiderio di compiacermi, lo sento. Mh, mhm. Questi sono anche un po' i tempi, eh. certo. Questa sessualità viene mediata ormai dal mainstream, anche quello nascosto, anche quello con le 3X, Mh-mh. Sì, sì. dove tutto è veloce, dove tutto è autoriferito, dove tutto è per sé, non per gli altri, per l'altro, Mh. l'altra. Chiamiamoli tutti questi ragazzi nel cinema. Ce ne sono un paio che vengono, ma di spalle, perché un po' sono imbarazzati, perché non si erano neanche resi conto più di tanto della gravità della cosa e adesso sì. E non vogliono farsi vedere in viso. Mm. Solo due? E io ne vedo due. E invece uno si è seduto, mm, mm, perché è come se desiderasse eh, mm, cambiare, imparare veramente. Causa esoterica, Monica, del grande attaccamento al mare. Allora, intanto veramente il mare le dà questo senso di pulizia, di rigenerazione.
Quindi sì, è importante che lei rimanga comunque in zone in cui il mare è facilmente accessibile. Andrebbe bene anche non necessariamente che vive sul mare, ma purché il mare lei lo possa raggiungere abbastanza velocemente, perché è proprio un luogo per lei di ricarica. Vedo anche proprio la salsedine che è come in grado di fare, non so dirti, uno scrub, hai capito? Una pulizia proprio. Mhm, mhm. E lo stesso sale che lei respira è come se la purificasse profondamente, quindi sia dentro che fuori. Mm, Natura, mm, sì, sì, stesso tantissimo discorso. proprio la comunicazione con gli animali, perché quel tipo di sensibilità e di comunicazione che lei nella sua vita attuale è riuscita a creare così pulita e profonda solo con loro. Cioè solo con loro lei riesce a essere veramente se stessa e lei si riesce a sentire accettata senza dover dare quel qualcosa che la metta a disagio, quel Mhm. qualcosa che lei non vuole dare. Cioè lei qua con gli animali dà tutto ciò che desidera dare e riceve tantissimo. Lo sente proprio come un rapporto puro. Qual è il gruppo di abilità, di qualità o la qualità che Luna ha deciso in questa vita di avere più di altre? Ma dunque lei, se non l'ha già fatto, proprio parlare con gli animali, nel senso, poi tra l'altro i gatti sono proprio l'ideale per iniziare questa roba qui, che secondo me lei ha già iniziato, no? Quindi proprio una comunicazione telepatica, non mostrando minimamente l'intenzione di fare qualcosa, Mhm. tipo non mostra, non dà l'intenzione che vuole dare, che ne so, da mangiare al gatto, ma lo pensa soltanto, riesce a comunicarlo al gatto, tanto che il gatto va tipo vicino alla ciotola. Mhm. Lei sta proprio annuendo quasi un po' sconvolta perché in effetti lo fa tanto e tanto spesso. Mm. E deve continuare a farlo e sì, cioè, non è che per forza tutti dobbiamo essere telepatici con le persone, eh. Io la vedo lei telepatica con gli animali. Mhm. Beh, lo siamo tutti telepatici con gli animali, non solo che non ci pensiamo. Ah, Una volta, Monica, sono andato a casa di persone, c'era un gatto giovane, peraltro di una razza, se non sbaglio, russa, perché aveva questo pelo grigio blu, blu di Prussia, una cosa così, giovane, di meno di un anno. Il gattino mi ha un po' studiato, poi si è avvicinato, si è fatto accarezzare e mi ha detto, mi piaci? Ma io l'ho sentito. È anche tu, successo? sì sì, ma anche tu hai questa dote, assolutamente. Ma io Ma qual proprio è il gatto del Bengala che lo vedo legato a lei? Qual è? Io non li conosco i gatti. lei ha un gatto del Bengala legato a lei? No, non lo so, cioè, non lo so se lei come potesse avere un'affinità con un gatto del Bengala, non lo so. Nel futuro? Non so. Mm, Aspetta, può darsi. Bengala e Qual è? gatto, non mi Viene sta ricordo roba. mai. Però le piace molto. Ah, sì, è quello con le macchie da Mm, leopardo. Sì, ah, sì, sì. mm. Le piace molto. Vabbè, magari in futuro sì. Ne era uno. Ci sono anche i gattili pieni di gatti, ragazzi. Certo, Fatevelo. assolutamente. Esatto, aveva due gatti, adesso ne ho uno. È morto rapidamente un gatto di leucemia. Causa esoterica si chiede, giustamente. Lì hanno fatto, allora, lei ha questa veramente affinità fortissima verso gli animali in generale e i gatti in particolare. E devo dire che loro lì hanno proprio fatto un patto animico, anche se per carità il gatto ha solo la parte eterica, no? Però comunque anche gli animali possono fare dei patti, ok? Ed è di assorbire, ok, parte del suo malessere. Ma questo è stato un accordo comune, di cui lei assolutamente non si deve colpevolizzare, responsabilizzare, minimamente.
Dov'è adesso il gatto? Mm. Allora, questa cosa l'avevamo già vista, ma forse anche con Elena, Parte che eterica. sì, come se ci fosse un portale aureo anche per le parti eteriche. Vabbè, però andiamo, Monica, noi possiamo fare quello che vogliamo, andiamo indietro nel tempo a un paio di giorni dopo che il gatto è mancato. La parte eterica non è ancora, un momento in cui non è ancora andata via, non è ancora tornata nella piscina dell'eterico. Cosa vuole dire a Luna? Anche una parola, non necessariamente un discorso. Dice ti amo, Cioè, non ti voglio bene, ti amo. ti amo. Quindi il Non so, sentimento forse lei lo diceva anche, era un modo, se lo dicevano. piange, ride, non ti dico cosa fa. Sì, sì, Cioè, proprio il puro sentimento. sì, sì. Va bene. Nulla da recriminare, eh? Mm. Nulla da rimpiangere, mi raccomando. Questa parte animali, questa parte natura, questa parte mare, questa parte predisposizione per le lingue, può convergere nel lavoro, che ora è un grande question point, no? Un grande punto di domanda. Che Lei è fare? molto Dove? intelligente perché questa cosa io l'ho vista molto nelle traduzioni, che poi lei può prendere anche tipo da freelance, per cui Mhm. vedo proprio la possibilità di non rinunciare a nessuna di queste cose, no? Perché ha la possibilità di stare in un contesto giusto per lei, perché io vedo che lei vuole stare proprio in mezzo agli animali, no? In particolar modo, in questo momento lei mi fa vedere tipo 4 gatti in casa, no? Mm. Poi la possibilità tipo di tartarughe, non so se le piacciono anche le tartarughe, cose così, perché, forse perché per il mare, non lo so. E quindi lei che appunto si occupa di fare queste traduzioni, ma allo stesso tempo si può dedicare a questa vita molto naturale, molto in sintonia con gli animali e con il mare. In quella città che ci ha nominato? O in quella in cui si trova? E o vicinanze? Ah, però io le vedo più cambi di casa, non la vedo così stabile da qui a 5 anni. Case Che fa e un po' di città. traslochi, sì, sì, sì. Sempre con appresso tutto il suo animalario. Hm. Va bene, adesso chiamiamo in prima fila, non tanto nel cinema, il padre adottivo e tutto, no, anzi, è l'archetipo di Barba Blu, degli orchi. Intendo Barba Blu come orchi. Adesso poi nello specifico mi fa vedere T che sta digrignando e fa vedere, sai, dei denti aguzzi. Mi fa vedere come si può declinare in vari modi, perché c'è un barba blu per gli adulti, un barba blu per i bambini. Mhm. Voglio quello dei bambini. Mm. Prego, Mamma mia, vediamolo. sempre Babbo Natale viene. Ale, Madonna. i regali di Esatto, Babbo vedi, Natale. ti prendo in braccio, ti do i regali Mm. e intanto approfitto di te, della tua Mangiafuoco innocenza. di Pinocchio. Mm, Anche sì. Ursula della Sirenetta. Sì, sì, sì. Si mangiava i pesciolini, no? Mi sembra, boh, non mi ricordo bene. Moloch. Eh, per eccellenza, certo. Vengono tutti se li chiamiamo? Sì, 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 sì. Bene, Anche con un certo orgoglio. ma chi ci crediamo di essere, potrebbe dire uno. Una l'altro giorno mi ha scritto che non abbiamo l'idea della santità, però ha scritto santità, perché, ah sì, perché nella sessione Arcangeli facciamo inchinare faccia a terra l'arcangelo Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele,
e se non ci riescono li andiamo ad abbracciare, ma sei molto risentito, quindi insomma siamo immersi in un mondo di ignoranza. Ci sta. Ignorance, no? Ignorano, non sanno le cose. Chi ci crediamo di essere li chiamiamo, li vediamo, li giriamo. Sono giocattoli, sono nostri. E questo dà già la porticina di uscita da questa situazione intricata a Luna, in eterico. Mm. È lei che ha scelto questo, non è E tanto lei. sfortunata. È lei che ha deciso di viverlo e l'ha vissuto. Mm. È lei che ha una gamma infinita di cose che può fare adesso. Sì. E se vogliamo, così, per darsi un tono, con una marcia in più rispetto alle sue amiche. Oh sì, sì. Che le amiche, per quanto fanno, possono arrivare a diventare un appunto. Lei può arrivare alla Ferrari, Lamborghini. Mm. Questo è molto importante. Mm, mm, mm. Sana ambizione, sana. È giovane. E poi io comunque lei la vedo legata alla prosperità, all'abbondanza, cioè che non avrà difficoltà al guadagno. Mi viene in mente una cosa da fare, Monica. Una forma di costruzione alternativa alle entità mentali che costruiamo noi. Quindi una forma di entità mentale che io chiamerei forma pensiero, Mm? alleata, Sì? la creiamo e la vediamo come che aspetto ha. Per esempio, creiamo sana ambizione, Mhm. creiamo voglia di riscatto, Mm. creiamo miss creatività, creazione pura. Mm. Come sono queste tre miss? Sono energetiche, quindi mi si presentano proprio con, non tutte con un aspetto femminile, tra l'altro. Quello dell'ambizione mi è venuto un aspetto maschile, per esempio, è molto simile agli uomini energia. Mhm. Creatività pura, sana ambizione, poi che cos'è che ti ho detto che già non mi ricordo più? Ehm, tu te lo ricordi, Luna? Sana ambizione, creatività pura, voglia di riscatto. Il riscatto? Voglia di riscatto è più alta degli altri, perché c'è proprio bisogno di partire da lì. Donna o uomo, femminile o maschile? Questa è come se fosse una fusione. Bene, queste tre miss, chiamiamole così, vadano nelle entità mentali a mischiarsi. Mm. Questa forma pensiero, voglia di riscatto, è come se si sdraiasse sulle tre entità mentali che abbiamo visto precedentemente e nel momento in cui lei ci si appoggia sopra, queste mano a mano iniziano ad atrofizzarsi, ad assorbirsi. È una mia impressione perché mi sembra di vedere delle cose o queste entità mentali, tre, rispetto a queste tre miss, sono microbi rispetto a balenottere azzurre. Sì, infatti sembrano proprio, sai, lei si è sdraiata e loro sembrano degli acari del letto. Mhm. Anche Mm, se questa è la proporzione. mm, Quindi le tre miss sono una creazione consapevole, le tre entità mentali sono una creazione necessaria. mm, Senza, attenzione, le entità mentali non avrebbe creato le tre miss. assolutamente, Senza gli acari non sarebbe balenottera azzurra. sì, Che bella sempre cosa che abbiamo fatto un'opportunità, oggi. certo. Mm. Lei Quindi familiarizza molto anche con la sana ambizione.
Rivediamo le velocità delle macchine. Siamo sempre a 300 km all'ora adesso. 4,50. C'è sempre questa vaga idea di che fare da grande. È come se si stesse attivando molto velocemente il suo cervello per realizzare dei contatti con delle persone, per riuscire proprio a mettere quasi su carta, a pianificare un piano d'azione proprio. Quando? Oggi, domani? Sì, è già come se fosse proprio imminente. Non aspetto altro tempo. O come se già se velocemente si stessero affacciando delle idee costruttive. Tu devi vedere la faccia di Luna adesso, è indescrivibile. Cioè, ha voglia di uscire a urlare, perché Certo, quanta voglia ha di fare. Secondo me abbiamo preso nel segno con questa sì, cosa. sì, Come dire, ma il papà adottivo, chi se ne frega? Ormai è un chi se ne frega, è quasi un grazie. vero, vero. Grazie a lui, grazie a me, grazie a questa opportunità. È mille volte una vita come quella di Luna, meglio, una vita come quella di Luna che una vita flat, una vita mulino bianco, una vita amore, fai quello che vuoi e poi alla fine non fai niente. Mm, Videogiochi, stupidaggini, chirurgia estetica, voglio andare ad mhm. amici, voglio fare il cantante, la ballerina, e poi a 40 anni non hai fatto niente. Che poi è un po' l'obiettivo, no? Mm, mm, Del mm. mainstream. Certo. Creare dei bambocci vuoti che non sanno fare niente. Molto bene. Livello di cortocircuito era 5, è stato 6, adesso? No, è zero. C'era un'entità perla nera che avevamo visto la volta scorsa e Luna la associa a questo cortocircuito, più o meno siamo lì. Sì, sì, sì. Luna ha visto dei numeri doppi insieme a delle immagini, non so se in ambiente onirico, di serpenti, di rettili. Perché? Ma lì vedi, è sempre la sua PS che le deve far comprendere dei messaggi attraverso l'ambiguità. Ha sempre utilizzato un po' questa strategia qua, ok? Di questo messaggio non completamente chiaro, quasi da decifrare, quasi un enigma, dove mescolava delle sensazioni, dove andare, ciò che è giusto fare, ciò che è la reale comprensione, a delle cose un po' meno chiare. Ed è proprio come una spinta a fidarsi del proprio intuito, quindi a vedere il potere creativo di questi numeri e tralasciare i serpenti. Lei ha tutte le capacità per comprendere qual è la strada da seguire, qual è la verità con la V maiuscola, qual è la bellezza, qual è la sua realizzazione, al di là di tutte queste distrazioni, confusioni. Va bene. Il nuovo cluster è in quel tubo del lavandino in profondità dove c'è un nuovo intoppo. Andiamo lì, Devo aggiungere solo una cosa rispetto a prego. questo discorso dei serpenti, che è in una fase di superamento delle difficoltà con il maschile. Lei in tutta la sua vita ha avuto comunque parecchie scontri, diciamo così, no? Con il maschile, perché comunque sono stati sempre dei rapporti molto difficili. Quindi a tratti violenza, a tratti ambiguità, a tratti forzatura, ok? E vedo che mano a mano è come se stesse ripristinando tutto, risanando tutto. Infatti il suo cluster mi fa vedere qualche biscia, qualche serpentello strisciante, come in un rettilario.
Lo tiene? No, 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 butta via l'intero rettilario. Non vuole trasformarsi in pulcino in mezzo ai serpenti? Vedere come fa? Già Beh, fatto, grazie. infatti è un'esperienza. Basta. Però lei l'ha già fatto. Mm, a Altra lungo. grande cazzata, ripetere sempre le stesse esperienze. Eh, Perché uno potrebbe anche dire, vabbè, ne ho fatte queste, ne faccio di peggiori. Va bene. Oppure uno può dire, beh, a me piace la miss del riscatto. Altra scelta. Più logico. È anche siamo anche più abituati, no? Di solito nei film si inizia male e poi si finisce vincenti. Siamo un po' abituati a questo è vero, ma ci sono tante alternative. mm, mm. Va bene, cosa ha fatto nel cluster quindi? Allora, lei ha buttato via tutto il rettilario dentro il portale definitivo. Vedo che per creare un ad eternum lei è come se avesse preso in braccio il suo gatto, mm? Quindi così l'ha sollevato sotto le ascelle del gatto, chiamiamolo così, e ha Mhm. iniziato a fare una specie di girotondo, a roteare su se stessa. È come se questa forza ehm, sinergica, lei e gatto, creassero proprio un vortice di energia mentre ruotano, e questo è l'ad eternum. All'Avatar c'è qualcosa? No, no, no. No? Zero? Adesso come adesso no, prima mi faceva vedere tipo il bastoncino rosicchiato dello zucchero a velo, sai, no? Con dei residui di zucchero a velo attaccati, Mhm. e poi una cerniera di jeans da uomo abbassata. E adesso? No, no, adesso appunto no. Ad Eternum lo mette? Sì, di nuovo Sempre. appunto con questo giro vortice con il gatto. Ma è quello che ha? O è un gatto così No, no, simbolico? io penso che sia quello suo, sì, sì. Beh, prendere il gatto da sotto le ascelle è sempre, è sempre simpatico. Quando Mm. soprattutto ti guarda come dire, beh, cazzo, cazzo fai? Ascolta, c'è una fiamma? Ora no, secondo me no. Secondo me, a me viene, non è momento ancora. Bravo, Sarà sarà. grezza. Grezza una? Ma sì, ma grezza però io la vedo, dunque, dopo le mie, verso le Marche. Ok, ma è una o sono tante? Oh, ci sono diverse luci pulsanti. Però, boh, non so, per il momento appunto sono tutte dal centro Italia al sud Italia, adesso le vedo. Vabbè, E poi appunto mi si illuminano in Scandinavia. Mm, vabbè, però Vari, questo può sempre cambiare, te lo dico, cioè io non proprio sono così. indicazioni, sono valide, però non sono indicazioni univoche. Mm. Beh, poi come hai Bene, detto tu, adesso è come se non fosse il momento, adesso è il momento di Luna stessa. c'è ahimè però una cosa che non ci aveva detto Luna e che io non ricordavo, si è cinivaccata. Mm, Questa sostanza tu la vedi? mm. Lei sta lavorando molto su Allora, questo. questa roba qui è appunto anche del gatto. Ehm, cioè, vedo che in generale i gatti l'aiutano un po' nella trasmutazione, come se fossero proprio. Allora, lei vedi che ha parlato anche del mare come se fosse un magnete. E lei ha proprio questi strumenti di purificazione che sono i gatti e il mare, Mhm, proprio come se fossero in grado di disattivare questo alla fine magnete, ok? Che lei ha in qualche modo inserito in sé. mhm. Mm, Il gatto fa da orgone? mm, Può, proprio così. può servirla un orgone?
E sai che però mi viene per lei non l'orgone che noi conosciamo in cera d'api, ma Mm? l'orgone trasparente, con dentro appunto inseriti degli elementi scelti da lei, che lei può vedere. Quello che fa la nostra amica? Sì, sì. Va bene, dopo glielo dico. Nuova frequenza. 618 miliardi. Sì. E vabbè, ovviamente Pagliaccio Hit, le tre entità mentali, eventuali impianti, non c'è più nulla o c'è qualcosa ancora? No, 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 no. Pulizia completa. Nuova consapevolezza. 281. PS, Nel 68 al momento. vite, 852. 852. quelle che abbiamo analizzato, zappare la terra, fattività faticosa, beveva, quell'altro, tutte quelle che abbiamo analizzato ci sono ancora? Zappava, beveva, no. Il direttore sì, Direttore? però cambia atteggiamento. Per Mhm. un po' della vita fa così e poi dopo si ammorbidisce. La donna con tanti bambini, figli suoi e Sì, non? sì, sì. Sì, Mhm. quella sì. L'altra donna che non ricordo, l'altra vita da donna che non ricordo. E aspetta un attimo, vediamo un po' se mi ritorna. Vabbè, non è Mm, importante. Comunque ha fatto la giusta pulizia, siamo a 800, più o meno la metà. Cervello. 11. Bene, messaggio finale della PS. 80 energia pulita da utilizzare. Lo sto già facendo. Di qui a breve la mia vita si trasforma totalmente. Cioè, c'è proprio aria nuova, come se avesse aperto veramente tutte le finestre della sua vita, avesse cambiato completamente aria, si fosse sbarazzata di tutti gli oggetti inutili. C'è proprio un rinnovamento profondo, completo. C'è la possibilità di una sessione diretta con me in futuro e un'utilità? Però mi dice dopo giugno. Abbiamo fatto bene a non farla doppia con lei e te questa volta? Per oggi sì. Benissimo. Velocità massima della sua nuova macchina futura? 500. Un razzo. Occhio all'aerodinamica che poi mi uscisce di strada. No, vabbè. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.